Per realizzare questo progetto ho utilizzato questo tipo di filato di cotone 100% e un uncinetto numero 3. Si inizia avviando 73 catenelle. Perché 73? Perché sono 72 che è un multiplo di 4 più una per finire il bordo. Quando arrivo alla mia 73esima catenella metto un marker. Dopodiché proseguo con altre 6 catenelle per creare l'asolina che andrà a chiudere il bottoncino che cuciremo dalla parte opposta quando ci sarà la fine del collo. Quindi inizierò con una mezza maglia alta che fa da stanghettina, da prima stanghettina, esattamente in corrispondenza del marker. Adesso faccio una serie di mezze maglie alte che si susseguono ognuna in una catenella. All'inizio avremo difficoltà a tenere il lavoro in mano perché è tutto molto piccolino, poi dopo crescerà e sarà molto più semplice lavorarlo. Una volta terminato tutto il giro, andrò a girare il lavoro e fare una maglia bassissima in questo punto e un'altra maglia bassissima, sempre nel solito punto. Questa codina la lavorerò insieme a tutto il lavoro, in modo da poi non dover fermare i fili. A questo punto mi alzerò di una catenella e andrò a ripercorrere tutto il giro facendo una serie di maglie basse. Vale a dire una, entrando nella mezzo tra le due maglie che ho sottostanti, quindi 2, entro qui nel mezzo, vedete, e 3. Una volta finite le 3 maglie basse andrò a fare 3 catenelle che chiuderò prendendo le 2 maglie di base, queste 2 maglie che ci sono qui, 1 e 2. Si vedono proprio bene, sono alla base della maglia con una maglia bassissima e è venuto il primo pippolino. Poi proseguirò accanto prendendo nel mezzo, questa è la maglia che ho fatto, quindi andrò qui a prendere nel mezzo fra le 2 maglie, nel buchino, la prossima maglia bassa e siamo a 1, 2, e 3. Adesso devo creare un altro pippolino di decorazione. Andiamo così avanti fino in fondo. Abbiamo creato il girocollo,
Come vedete, da una parte c'è una solina che congiungeremo poi a un bottoncino. Quindi abbiamo finito l'ultimo pippolino e adesso ci spostiamo sotto in questo lato qui per poter continuare il nostro disegno. Quindi noi inizieremo sul rovescio del lavoro. Quindi andremo a fare in modo da spostarci da qui a qui per poter continuare il lavoro. Quindi andremo a fare una primissima maglia bassissima, quindi adesso andiamo ad alzarci di 3 catenelle, una catenella di separazione e una maglia alta, una catenella di separazione, passo 3 buchini, al terzo buchino una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta, una catenella di separazione, 3 buchini, al terzo buchino una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta. Andiamo avanti così per tutto il giro. Quando arriviamo in fondo dobbiamo ricreare il mezzo ventaglino, la mezza V che sottende il ventaglino, e andiamo a fare una sola separazione e un'altra maglia alta, perché questo sarà la solita V però a metà, esattamente come abbiamo fatto all'inizio. Ora dobbiamo stare bene attenti che la parte sinistra va sulla parte destra, ugualmente come se fosse davanti. Quindi la parte sinistra sormonta la parte destra e qui ci va il bottoncino. Quindi noi dobbiamo ripercorrere questo cerchio, però questa volta da diritto. Per ripercorrerlo da diritto dobbiamo ricominciare da qui, perché la prima parte è la parte della rifinitura del collo e poi dobbiamo calcolare che tutti i ventaglini noi li dobbiamo fare da diritto. Quindi interrompiamo il filo qui solo per questa volta e lo iniziamo da qui. Quindi ricominciamo da qui, che questa è la parte del diritto del lavoro. Quindi entrerò dentro questo buchino, andrò a farmi un piccolo cappiettino e inizierò con 3 catenelle e 2 maglie alte che mi corrispondono al bordo del ventaglino, cioè a mezzo ventaglino. Ovviamente la codina me la lavorerò insieme con tutto il lavoro, in modo da fermare anche il filo. Poi andrò nella separazione tra le due V e farò una maglia bassissima. Analogamente inizierò il primo ventaglino, quindi mi lavorerò sempre la codina insieme al ventaglio, alla base del ventaglio, e poi farò 5 maglie alte
tutte nella V. Una volta terminate le 5 maglie alte nella V, andrò a fare una maglia bassissima esattamente fra le due V, sempre fermando la codina, e poi ricomincio subito 5 maglie alte nella V, poi una maglia bassissima fra le due V, sempre prendendo insieme anche la codina, e poi ricomincio da capo 5 maglie alte dentro la V e vado avanti così per tutto il giro. Si conclude quindi il giro con 3 maglie alte che fanno il mezzo ventaglino. Adesso si continua senza spezzare il filo e ci si alza di 3 catenelle. Una di separazione e una maglia alta nello stesso buchino. E questo è il bordo, è il solito bordo che andiamo a fare per terminare il giro e per iniziare il giro. Quindi l'unica differenza dal giro precedente è che invece di una catenella di separazione ne facciamo 2. Entriamo nel centro del ventaglino precedente, quindi sono 5 maglie alte, quindi il centro è la terza, e andiamo a fare una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta, poi 2 catenelle di separazione, si va nel centro esatto del ventaglino e si fa una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta. Andiamo avanti così per tutto il giro. Quando si termina sempre nella solita maniera: una maglia alta, una catenella, una maglia alta, esattamente come il giro precedente delle V. Ricominciamo il giro successivo di ventaglini e ci si alza di 3 catenelle, poi si fanno altre 2 maglie alte nella solita V, questa volta siccome sono 7 le maglie del ventaglino, andiamo a fare un'altra maglia alta, quindi questa volta 3 catenelle per alzarsi e 3 maglie alte. Andiamo a chiudere con una maglia bassissima nel mezzo fra le due V. Andiamo a fare 7 maglie alte tutte nella prossima V. Quindi il giro dei ventallini è lo stesso del giro precedente, l'unica cosa che cambia sono il numero delle maglie alte, che questa volta invece che 5 sono 7, ma il resto è tutto uguale, sia all'inizio che alla fine. Ovviamente abbiamo iniziato con 3 maglie alte e 3 catenelle per rialzarsi, finiamo con 4 maglie alte dall'altra parte. Termino con 4 maglie alte nella mezza V. Si prosegue il terzo giro di V esattamente come i primi 2, solo che si fa una piccola modifica. Quindi una 3 catenelle, 3 catenelle, una catenella, una maglia alta,
3 catenelle di separazione e si va a fare la maglia alta esattamente al centro del ventaglino, vale a dire nella quarta maglia. Quindi una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta nello stesso buchino. Quindi adesso l'unica differenza nel fare le V è quella di fare 3 catenelle di distanziamento tra ventaglino e ventaglino, poi il resto è tutto uguale. Si continua così fino alla fine del giro. Quando si va a fare il terzo ventaglino, la terza fila di ventaglini, ci si alza di 3 catenelle e poi si fanno 4 maglie alte all'interno dell'angolino, poi una maglia bassissima e 9 maglie alte nel prossimo V. E andiamo avanti così per tutto il giro. Si termina con 4 maglie alte nell'angolo, quindi andrò a fare 3 catenelle, 2 di separazione, una maglia alta nel solito buchino di partenza e vado a farmi un altro giro di V. Questa volta la separazione fra i due ventaglini sarà non di 3 ma di 4 catenelle, quindi 1 2 3 e 4. Andiamo quindi a unirci con una maglia alta sulla quinta maglia alta del ventaglino precedente, del ventaglino sottostante. Una, 1 2 3, una maglia alta nella quinta maglia del ventaglino sottostante, 4 maglie di separazione. Si termina con una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Adesso ci alziamo di 3 catenelle e continuiamo il giro dei ventaglini, questa volta facendo 11 maglie in ogni ventaglino, quindi 5 7 9 11 e nel centro ne facciamo 5 e andiamo avanti così per tutto il giro. Quindi si termina con 5 maglie alte, ci colleghiamo con il pezzettino della mezza V dell'apertura con una maglia bassissima. Questi sono gli ultimi 3 giri, tutti uguali, ovviamente fatti giro giro, perché da questo punto in poi, non si creano più 2 pezzi separati, ma si continua tutto tondo tondo. Quindi si mette un bottoncino di madreperla per chiudere l'attaccatura dietro. Poi si dividono le porzioni iniziando a segnare il metà davanti e il metà dietro con un marker, tanto per avere un punto di riferimento. Dopodiché andremo a mettere 4 marker, cioè 2 davanti e 2 di dietro, all'altezza delle maniche, dello scalfo delle maniche. Quindi lasceremo 2 ventaglini e poi nel terzo metteremo il marker per la manica, 2 ventaglini e nel terzo metteremo il marker per la manica,
girando sul dietro la stessa cosa, 2 ventaglini e il terzo per mettere il marker, 2 ventaglini e il terzo per mettere il marker. A questo punto ricominciamo da qui a fare tutte le V e quando arriviamo a questo punto vediamo come fare il pezzo di unione tra qui e il davanti, tra il dietro e il davanti, per continuare da una parte la manica e da una parte il corpo. Continuo il mio giro di V esattamente nel solito modo come ho fatto gli ultimi 3 giri. Quindi vado a farmi 3 catenelle per iniziare, 4 catenelle per fare la V e una maglia alta sempre nel solito buchino. Continuo il mio giro di V fino al marker blu. Quindi faccio 5 catenelle, una maglia alta, 4 catenelle, una maglia alta. Quando arrivo al marker entrerò nel buchino del marker e farò sicuramente una piccola V con 4 catenelle, ok? Faremo una maglia alta, 4 catenelle, una maglia alta, 5 catenelle più 4 catenelle più 5 catenelle. Dopodiché ci riuniremo al marker dell'altro sottobraccio facendo una maglia alta, 4 catenelle, una maglia alta. In questo modo qui sopra noi costruiremo i nostri ventaglini e quindi andremo a riproporre sempre le nostre V nel solito modo fino al prossimo marker. Quindi una maglia alta, 4 catenelle, una maglia alta. Poi dentro a questo buchino andiamo poi a riproporre i nostri ventaglini e questo diventerà il nostro sottomanica. Quindi continuerò fino in fondo sempre nel solito modo. Al giro successivo, quando arriviamo a fare il primo ventaglino, prima del sottobraccio, poi faremo una maglia bassissima e conteremo 3 maglie prima di fare il prossimo ventaglino. Quindi una. A questo punto faremo 3 maglie alte nel primo punto, 4, 5, passiamo al secondo punto,
6, 7, 8, 9, 10 e 11. E vado a farmi una maglia bassissima e poi ricomincio il prossimo ventaglino. Questo è un ventaglino, diciamo, a metà per poter unire una parte con un'altra e continuo il mio giro esattamente come sempre. I 3 giri successivi poi saranno tutti uguali a questo. Abbiamo quindi il nostro corpettino formato dalla prima parte che abbiamo realizzato, diciamo, in una specie di semicerchio, con l'apertura del dietro e il bottoncino, e poi continuato con la nostra suddivisione tra le manichine e il corpo in maniera unita per tutto il corpettino, fino ad arrivare all'altezza diciamo, un pochino sopra la vita. Quando arriviamo a circa 25 centimetri dalla spalla, ci fermiamo e utilizzeremo l'ultima fila per attaccare la gonna, che è formata da 2 telini, uno di fodera e uno di tulle. Per il bordo è facilissimo perché si realizza una fila di catenelle di base per 138 centimetri circa. Si realizzano sopra le catenelle tutta una fila di mezze maglie alte e poi procediamo con una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle di separazione, lasciando 4 catenelle sulla base tra una V e l'altra, esattamente come abbiamo fatto tutto il resto del lavoro, soltanto invece di farlo nel tondo lo facciamo su una linea. Una volta fatto tutto il giro di V andiamo a fare i ventaglini, che sono 7 maglie alte e una maglia bassissima a rifinire il ventaglino, fino a realizzare tutto il nostro bordo. Questa bordatura andrà a essere cucita sopra all'uncinetto al bordo dell'orlino della gonnellina. Si vanno a tagliare 2 pezzi di gonnellina, uno di fodera e uno di tulle, arricciati in vita, cuciti nel mezzo dietro. Il tulle si crea da un rettangolo di 40 x 300 cm, quindi 3 metri per 40 cm, e la fodera 140 cm, quindi 1,40 m per 40 cm, tutte e due arricciate in vita e chiusi sul mezzo dietro con una costolina. Per realizzare la parte della gonna dovremo tagliare un rettangolo di tulle di 40 cm per 3 metri che poi verrà arricciato sulla vita per arrivare alla larghezza del nostro corpettino. Quindi taglieremo, ora l'ho fatto in piccolo per farvi vedere, taglieremo un rettangolo di 40 per 3 metri
e in alto lo arricceremo. Faremo una filzolina che poi verrà tirata per l'arricciatura e invece sulle parti del fianco dove i due tulli si ricongiungono si creerà sulla parte del fianco si creerà una costolina a macchina in modo da fermare il fianco. La stessa cosa si deve creare per la fodera, perché sarà sempre un rettangolo arricciato in vita da mettere sotto al tulle e unito nel mezzo dietro, così come il tulle. Questa parte qui si unirà con una costurina a macchina con questa parte qui e verranno due, diciamo, cilindri che poi verranno tutti arricciati in vita, prima sotto la fodera arricciata e poi sopra il tulle trasparente, tutti e due arricciati in vita, attaccati al nostro corpettino. Nel nostro, diciamo, pezzo della fodera, nel nostro rettangolo 40 x 140 che avremo comunque chiuso con una costurina a macchina, vediamo che in fondo nell'orlino abbiamo cucito sopra il nostro bordo con una impunturina a macchina, prendendo sotto la fodera e mettendo in punta la nostra trina, e così abbiamo attaccato la nostra trina e fatto il nostro orlino. Adesso andremo a increspare la nostra fodera, increspare il nostro tulle e applicarlo direttamente sotto ai nostri ultimi ventaglini con una impunturina nascosta che segue un pochino l'andamento dei nostri ventaglini e prenda sotto il tulle e la fodera. Questo vestitino si può indossare con una magliettina di cotone elasticizzata dello stesso colore panna del vestitino, oppure possiamo foderare il corpettino con una foderina